La tecnologia corre così veloce che ormai cambiamo strumenti prima ancora di essere in grado di utilizzarli per davvero. Ma ne abbiamo davvero bisogno? Oggi vi voglio parlare di un componente della mia attrezzatura di cui non potrei più fare a meno, che nasconde un potenziale enorme. Sto parlando del DJI Mini 4 Pro. A distanza di anni riesce ancora a sorprendermi e pur quanto possa sembrare piccolo, in realtà racchiude in sé dei poteri fenomenali che cambiano totalmente il modo di volare. Ma nel 2026 ne vale ancora la pena? Rifarei la stessa scelta? Partiamo da un incredibile punto di forza, la sua facilità di utilizzo. Praticamente una volta aperti i braccetti si è già pronti a volare. Quando voglio ridurre al minimo l'ingombro nello zaino oppure faccio spedizioni di più giorni sulle Alpi, la mia scelta ricade sempre su di lui proprio per questo motivo. Negli anni ho maturato proprio la convinzione che questo sia un vantaggio che lo rende molto più semplice, facile ed immediato da pilotare rispetto a droni molto più grandi, pesanti e costosi come la serie Air o Mavic. Fermi, 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 fermi! Se questo episodio vi sta piacendo, ricordatevi di mettere un like. Semplice sì, ma non di basso livello, anzi mi sorprende come riesca a volare, come riesca a resistere al vento nonostante i suoi 249 grammi che lo rendono un C0. Il fatto che sia piccolo, rapido ed immediato da pilotare rende questo drone facile da utilizzare e viene molto più spesso voglia di utilizzarlo. Questo motivo proprio ci aiuterà a migliorarci nelle riprese, creando e sperimentando nuove inquadrature. Sperimentate, questo è un consiglio che vi do, sperimentate sempre, anche se all'inizio non vengono bene le vostre prime inquadrature, con il tempo arriveranno. Ma andiamo con ordine, la tecnologia che DJI aveva installato al momento del lancio su questo prodotto era davvero fenomenale. Monta un sensore retroilluminato con una doppia ISO nativa da 48 megapixel che garantisce una ampia gamma dinamica anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre supporta il D-Log M a 10 bit, un profilo colore fenomenale che è tra l'altro il mio preferito fino a 100 fps in 4K. Ottimo anche tutto il comparto fotografico con la possibilità di ruotare la camera in verticale per scatti in RAW, panoramico 180 e 360 gradi. Quest'ultima funzione non so quanto possa essere utile su un drone perché effettivamente io non la utilizzo neanche sulle Insta360, però vabbè, magari sono io che non ne capisco molto. Comunque sia, foto pazzesche in ogni occasione. È difficile da pilotare? Assolutamente no. Per i piloti inesperti sono presenti 4 telecamere che formano il sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale disponibile nelle modalità cine e nella modalità classica. Ovviamente non è disponibile nella modalità sport, e se ci penso questo plugin è una cosa che nemmeno mi immaginavo quando pilotavo il mio primo Mavic ormai 10 anni fa. Lo so, tutti vi state facendo questa domanda: ma cosa succede se perdo il segnale? Quando sono in esplorazione, infatti, una delle mie più grandi paure è che il drone perda il segnale. Ciao drone, chissà su quale pianta è andato a finire. Ma DJI su questo drone ha montato una trasmissione O4 che è garantita oltre 20 km, ha un segnale, una latenza di segnale che sono veramente importanti. Spesso mi capitava che quando lanciavo il drone in una direzione il ritorno del segnale venisse a sfarfallio. Con questa nuova trasmissione dimenticatevi questo problema. Fino a qui tutto perfetto, ma quanto durano le batterie nel mondo reale? Bene, le batterie da 2590 mAh sono davvero molto performanti. Tant'è che anche in condizioni di forte vento come oggi, la carica della batteria riesce comunque sia a durare per oltre 25-30 minuti di volo. DJI le garantisce 30, io non supererei i 25 minuti di volo complessivo, anche in condizioni di forte vento. Se non vi bastano, la versione combo con hub di ricarica e 3 batterie intelligenti, risconto sul sito di DJI. Conviene approfittarne. Dimenticavo, è un drone marcato C0, quindi in Europa non servono né corsi né patente, ma iscrizione a The Flight e molto buon senso. Quindi lo ricomprerei nel 2026? Assolutamente sì.
Se siete appassionati di video come me e volete uno strumento che vi garantisca clip stabili, ottimi profili colore e una buona resistenza al vento e soprattutto se volete risparmiare qualcosa, allora sì. Se invece lo utilizzate per lavoro, volete uno zoom migliore, una qualità migliore, una durata della batteria estesa quasi illimitata, allora io mi orienterei su modelli leggermente più grandi e indubbiamente anche più costosi. Spero che questo episodio vi sia stato utile. Se non siete ancora iscritti, che cosa state aspettando? Lasciate un like e sostenete il canale. Noi ci vediamo alla prossima avventura o al prossimo tutorial. Ciao!